Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili in molte lingue. Puoi attivarli dalle impostazioni del video. E se vuoi seguire il testo, trovi il link al PDF gratuito nella descrizione. Iniziamo. Ciao Jake, come stai oggi? Ciao Emma, sto bene, grazie. E tu? Sto bene. Oggi voglio parlare dei percorsi professionali. Hai tempo per chiacchierare di questo? Sì, ho tempo. Mi piace parlare di carriere e piani futuri. Ottimo! Jake, cosa hai studiato a scuola? Ho studiato economia all'università locale. Ho imparato di marketing, finanza e gestione. È stato interessante, ma è stato anche tanto lavoro. Sembra interessante. Io ho studiato informatica. Ho imparato a programmare, gestire dati e creare software. Ho anche lavorato sodo, ma mi è piaciuto. Penso che i nostri studi siano importanti per le nostre carriere. Dopo l'università, ho lavorato in una piccola agenzia di marketing. Ho aiutato con i social media e la pubblicità. Io ho lavorato come sviluppatrice software in un'azienda tecnologica. Ho creato siti web e app. Mi piaceva la parte creativa del mio lavoro. È fantastico, mi piace che tu sia creativa nel tuo lavoro. Ora sto pensando al mio prossimo lavoro. Vorrei lavorare in un'azienda più grande o avviare la mia attività un giorno. Avviare un'attività è un grande passo. Che tipo di attività vuoi iniziare? Vorrei aprire un piccolo caffè o un negozio che venda prodotti fatti a mano. Mi piace lavorare con le persone e trovarmi in un ambiente amichevole. Sembra meraviglioso. Spero che tu possa realizzare quel sogno. Sto pensando di dedicarmi alla gestione di progetti. Voglio aiutare i team a collaborare e a completare i progetti in tempo. La gestione dei progetti è una buona scelta. Richiede buone capacità di comunicazione e organizzazione. Sì, sono d'accordo. Voglio anche imparare di più sulla leadership. Credo che un buon leader possa fare una grande differenza in un team. La penso come te. Voglio migliorare le mie competenze e magari seguire alcuni corsi di leadership e gestione. È un'idea intelligente. Ci sono molti corsi online e workshop che possono aiutarci a imparare nuove competenze. Emma, cosa pensi sia la cosa più importante quando si sceglie un percorso professionale? Penso che sia importante seguire la propria passione. Dovresti scegliere una carriera che ami e che ti renda felice. Concordo. Quando ami il tuo lavoro, non sembra nemmeno lavoro. È divertente e gratificante. Già, e credo anche che si debbano considerare la stabilità lavorativa e la crescita. Una buona carriera dovrebbe offrire opportunità di apprendimento e avanzamento. È vero. Voglio un lavoro che sia stabile e che mi permetta di crescere. Non voglio trovarmi in un lavoro che mi faccia sentire bloccato. Esatto. Penso che sia importante trovare un equilibrio tra passione e fattori pratici. A volte, il miglior percorso professionale è quello che combina ciò che ami con un buon futuro. Ho molte domande sul mio percorso professionale. Mi chiedo spesso se sto facendo le scelte giuste. È normale avere dei dubbi. Anche io mi chiedo se ho scelto il lavoro giusto o se dovrei cambiare strada. Come affronti questi dubbi? Parlo con i miei amici e la mia famiglia. Loro mi danno consigli e supporto. Cerco anche di informarmi su diverse carriere. Fare ricerche su nuove opzioni mi fa sentire meglio. È una buona idea. Mi piace leggere di diversi lavori e guardare video su cosa fanno le persone. Mi aiuta a vedere che ci sono molti percorsi tra cui scegliere.
Sì, e a volte partecipo a fiere del lavoro. Incontro persone di diversi settori e imparo sul loro lavoro. È molto stimolante. Non sono mai stato a una fiera del lavoro. Forse dovrei andarci la prossima volta. Te la consiglio. Puoi fare domande e ottenere nuove idee sul tuo futuro. È un ottimo modo per esplorare diverse opzioni. Emma, quali sono i tuoi obiettivi professionali per il futuro? Ho molti obiettivi. Voglio lavorare in una grande azienda dove possa utilizzare le mie competenze nel marketing. Voglio anche viaggiare e conoscere culture diverse. È meraviglioso. Voglio diventare un project manager e magari avviare la mia attività un giorno. Voglio anche aiutare la mia comunità lavorando su progetti locali. Aiutare la tua comunità è un obiettivo nobile. Credo che possiamo fare la differenza attraverso il nostro lavoro. Sì, voglio che il mio lavoro abbia un impatto positivo sugli altri. Voglio anche continuare a imparare. Ho in programma di seguire più corsi e partecipare a workshop. La penso allo stesso modo. Voglio apprendere nuove competenze e rimanere aggiornata sulle nuove tecnologie. Credo che l'apprendimento continuo sia fondamentale per una carriera di successo. Emma, pensi che il denaro sia una parte importante nella scelta di una carriera? Il denaro è importante, ma non è l'unica cosa. Voglio un lavoro ben retribuito, ma voglio anche essere felice nel mio lavoro. Se penso solo ai soldi, potrei scegliere un lavoro che non mi piace. Concordo. Voglio un lavoro che sia gratificante in molti modi, non solo finanziariamente. Credo che un buon stipendio e un ambiente di lavoro felice siano entrambi importanti. Sì, si tratta di trovare un equilibrio. A volte, un lavoro che ami potrebbe non pagare molto all'inizio, ma può portare a migliori opportunità in futuro. È vero. Sono disposto a lavorare sodo e imparare nuove competenze anche se il mio primo lavoro non paga molto. So che può aiutarmi a crescere. Esattamente, ogni esperienza è un'occasione per imparare e migliorare. Sto anche pensando al mio equilibrio tra vita lavorativa e vita privata. Voglio una carriera che mi permetta di avere tempo libero per i miei hobby e la mia famiglia. È molto importante. Non voglio che il mio lavoro occupi tutto il mio tempo. Voglio godermi la vita al di fuori del lavoro. Sì, una buona carriera dovrebbe supportare i tuoi obiettivi di vita, non sottrarre tempo a essi. Voglio viaggiare, leggere e trascorrere del tempo con gli amici. Spero che il mio futuro lavoro mi permetta di fare queste cose. La penso allo stesso modo. Voglio lavorare sodo, ma voglio anche divertirmi e rilassarmi. Una vita equilibrata è la chiave per la felicità. Jake, chi ti ispira nelle tue scelte professionali? Sono ispirato da mio padre. Ha lavorato sodo per costruire la sua piccola attività. Mi ha sempre detto di seguire i miei sogni e lavorare con passione. È molto ispirante. Mia madre è il mio modello. È un insegnante e ama il suo lavoro. Mi dimostra che quando ti importa di ciò che fai, puoi fare la differenza. Ammiro anche le persone che lavorano nei campi creativi. Leggo spesso di artisti e imprenditori. Seguono le loro passioni e cambiano il mondo in piccoli modi. Sì, mi piace leggere storie di successo. Mi ricordano che è possibile realizzare i propri sogni con impegno e determinazione. Credo che l'ispirazione sia importante. Ci aiuta a vedere le possibilità e ci motiva a continuare a provarci. Concordo. Quando mi sento insicura riguardo al mio futuro, guardo le storie di persone di successo. Mi dà speranza e nuove idee. Emma,
Come pensi di raggiungere i tuoi obiettivi professionali? Ho un piano. Prima voglio acquisire più esperienza nel mio lavoro attuale. Lavorerò sodo e imparerò il più possibile. Poi ho in programma di seguire alcuni corsi di gestione dei progetti e marketing. Sembra un buon piano. Anch'io voglio seguire corsi per imparare nuove competenze. Sto pensando a corsi online di marketing digitale e design. I corsi online sono un'ottima idea. Sono flessibili e ti permettono di imparare al tuo ritmo. Sì, ho anche in programma di partecipare a workshop e seminari. Voglio incontrare nuove persone e imparare dagli esperti. Il networking è importante. Ho in programma di unirsi a gruppi professionali e partecipare a eventi locali. È un buon modo per farsi nuovi amici e conoscere diverse carriere. Sono d'accordo. Costruire una rete può aiutarci a trovare nuove opportunità e ricevere consigli da altri. Jake, pensi che sia facile cambiare percorso professionale se lo si desidera? Penso che possa essere difficile, ma è possibile. Molte persone cambiano carriera quando si rendono conto che la loro prima scelta non è quella giusta per loro. Sì, ho sentito molte storie di persone che iniziano in un campo e poi si spostano in un altro. Dimostra che si può sempre imparare e crescere. Sono aperto a cambiare il mio percorso se trovo una nuova passione. Credo che non sia mai troppo tardi per seguire i propri sogni. Anche io la penso così. Se decido che la gestione dei progetti non fa per me, esplorerò altre opzioni. Voglio essere felice nel mio lavoro, qualunque cosa ci voglia. È un buon atteggiamento. Essere flessibili e disposti a imparare cose nuove è importante nel mondo di oggi. Sì, il mercato del lavoro è in continua evoluzione. Dobbiamo adattarci e rimanere curiosi. Emma, che consiglio daresti a qualcuno che sta scegliendo un percorso professionale? Direi di seguire prima di tutto la propria passione. Scegli una carriera che ami e che ti faccia entusiasmare di lavorare ogni giorno. È un buon consiglio. Penso anche che sia importante informarsi su diverse carriere. Scoprire cosa fanno le persone, le competenze di cui hanno bisogno e il mercato del lavoro. Sì, la conoscenza è potere. Più sai, migliori saranno le tue scelte. Sono d'accordo. Direi anche a qualcuno di essere aperto di mente. A volte, la tua prima scelta può cambiare man mano che apprendi di più su te stesso. È vero, è normale cambiare idea. Ciò che conta è continuare a provare e a imparare. Credo che chiedere consiglio sia molto importante. Parla con la tua famiglia, amici e mentori. Possono aiutarti a vedere diverse opzioni. Sì, spesso chiedo ai miei genitori e ai miei insegnanti consigli. Mi sostengono sempre e mi danno buone idee. Ricorderò il tuo consiglio mentre penso al mio futuro. Grazie, Emma. Di nulla, Jake. Sono felice di condividere i miei pensieri con te. Credo che possiamo aiutarci a vicenda parlando dei nostri sogni e piani. Concordo. Le nostre conversazioni mi fanno sentire più fiducioso riguardo alle mie scelte. Anche io la penso così. Parlare dei nostri percorsi professionali è un buon modo per imparare e crescere insieme. Sono contenta che abbiamo avuto questa chiacchierata oggi. Mi aiuta a riflettere meglio sul mio futuro. Sì, Emma, grazie per le tue idee. Le prenderò in considerazione mentre pianifico i miei prossimi passi. Di nulla, Jake. Continuiamo a sostenerci a vicenda mentre lavoriamo per raggiungere i nostri obiettivi. Non vedo l'ora della nostra prossima conversazione. Imparo sempre qualcosa di nuovo da te. Anch'io, Jake.
Mi piacciono le nostre chiacchierate. Mi fanno sentire speranzosa per il futuro. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche e per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.